È arrivata anche l'intelligenza artificiale di Google. Google Bard è qui tra noi. Il concorrente di ChatGPT promette bene e Google è quasi pronta a mostrarlo a tutto il mondo. Io sono Giorgio Sanna e tu sei su Webita. La grande notizia di ieri è proprio Google Bard. Anche Google finalmente ha presentato ufficialmente la sua versione experimental della sua intelligenza artificiale. Ma non è così semplice la notizia. Google infatti si differenzia molto dal suo rivale ChatGPT di OpenAI e i motivi adesso li capiremo. Innanzitutto l'approccio che ha avuto Google con il suo Bard nella sua presentazione è totalmente diverso da quello che ha avuto OpenAI per ChatGPT. Il motivo è semplice, Google sembra andarci davvero con i piedi di piombo questa volta. Forte anche del fatto forse dell'esperienza maturata da OpenAI, Google ha deciso di andarci molto cauta. Per ora Bard infatti sarà solo presente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove chi vorrà potrà chiedere l'accesso alla versione experimental di Google Bard. Anche noi italiani volendo possiamo accedere, però è necessario utilizzare una VPN per aggirare l'ostacolo della nostra nazione. Cerchiamo di capire però quali sono le tre principali novità che Bard di Google porterà. L'obiettivo di Google ovviamente è quello di essere un concorrente di ChatGPT nel mercato delle AI. Secondo punto, Bard mira a migliorare la produttività, la creatività, affrontando potenziali pregiudizi e disinformazione. Il terzo punto è che Bard sarà distaccato da tutti gli altri servizi di Google e per adesso funzionerà come un'entità a sé stante. Ovviamente in una situazione esperimento questo c'era da aspettarselo. Ma sono convinto che l'obiettivo finale di Google sarà appunto quello di integrare Bard anche in tutti gli altri servizi, come d'altronde ha fatto Google con tutti gli altri servizi che ha. Nel suo layout Bard è molto simile al motore di ricerca, presenta una casella dove possiamo digitare il nostro testo e chiedere ciò che vogliamo a Bard e un piccolo microfono sulla destra, dettaglio molto interessante. Ovviamente sfrutta i modelli linguistici super avanzati in versioni leggere e ottimizzate e appunto è stato concepito per essere complementare alla ricerca di Google, almeno per adesso. Google nella sua presentazione mostra un pop-up dove appunto chiede la maggiore cautela nel suo e in questo messaggio spiega appunto che Bard per ora non solo è in una versione sperimentale, ma che può essere soggetto a errori. Addirittura in questa versione chiede agli stessi utenti che lo utilizzano eventuali indicazioni su risposte migliori o peggiori, proprio come in una versione beta. Ovviamente il feedback e la valutazione umana sono il perno per migliorare tutto il sistema. È curioso come ci sia una rincorsa tecnologica tra grosse aziende per cercare di creare l'intelligenza artificiale migliore. Sebbene per adesso ChatGPT con GPT-4 sia per ora la soluzione più avanzata e quella già online e strautilizzata anche da molte aziende, qui puoi trovare il video, Bard con la potenza di Google sebbene in ritardo si prepara ad essere un concorrente molto agguerrito. In tutto questo per ora la grande assente è Apple, grandissima azienda che dell'innovazione ha fatto il suo essere. Per ora, sebbene sia pronta con i suoi hardware a sostenere una importante IA, lato software non è stato ancora presentato nulla, nessuna versione beta. Alcuni produttori di hardware vociferano l'ottimizzazione di alcuni processori appunto per elaborare importanti calcoli di IA, ma di ufficiale non c'è ancora nulla. Bard nel momento in cui verrà integrato in tutti gli altri servizi di Google sarà un'incredibile IA al servizio di tutti quanti. E tu che utilizzo ne farai? Beh, nell'attesa di utilizzare Bard potresti pensare a mettere un mi piace qua sotto e anche iscriverti magari sempre se ti va. Ciao!